Per la rubrica A volte ritornano, il Behringer B2 Pro, che è stato uno dei primi microfoni che ho recensito su questo canale, mi è stato riprestato e adesso voglio fare nuove considerazioni con te, proprio in virtù di tutto questo tempo che è passato. Il buon Fabio mi ha prestato nuovamente il Behringer B2 Pro, che è stato uno dei primi microfoni che ho testato su questo canale. Me l'ha riprestato, quindi ho pensato di fare un altro video su questo microfono a distanza di un paio d'anni, forse 2 anni e mezzo, qualcosa del genere, per vedere se le mie idee, le mie impressioni erano cambiate e soprattutto per capire se oggi vale la pena comprare questo microfono. Questo microfono costa, ho visto su Amazon, intorno ai 139 euro, che è una cifra impegnativa per un microfono del genere. Questo microfono è uscito un bel po' di anni fa. E Behringer è troppo impegnata a copiare i microfoni degli altri piuttosto che magari fare una seconda edizione. Ricordo che Rode ha fatto diverse edizioni dell'NT1 e NT1A, che sono, diciamo, tra i cavalli di battaglia di quel brand. Questo microfono, così come anche il B1, sono stati un po' abbandonati. Dopo c'è stato il TM1, poi ha iniziato a copiare un po' di tutto, quindi diciamo è troppo impegnata a copiare piuttosto che a risolvere alcune problematiche di questo microfono per fare una seconda edizione. Quindi se il signor Behringer mi sta sentendo, magari sarebbe il caso di fare una seconda edizione di questo microfono, perché oggi dal mio punto di vista è un po' vecchiotto, non ha senso comprare questo microfono oggi, a meno che non lo trovi usato. 60-70 euro potrebbe, adesso ti racconto pro e contro, essere una scelta più o meno sensata. Ok. Allora, il microfono ha una costruzione meravigliosa, è un microfono solido, un microfono resistente, un microfono grosso, importante, quindi da questo punto di vista nulla da dire. È un microfono che ha addirittura 3 switch sul suo corpo, ha un attenuatore a meno 10 dB, un filtro low cut e uno switch tra 3 pattern polari, cardioide, che è quello che stai sentendo adesso, omnidirezionale e figura 8. Quindi può essere utilizzato anche in scenari abbastanza diversi, abbastanza particolari, perché figura 8 ad esempio per fare un'intervista con un solo microfono, omnidirezionale per riprendere un coro, per riprendere insomma l'ambiente. Quindi tutto sommato sulla carta è un gran bel microfono a condensatore, quindi che ha necessità della 48 volt, si presenta bene sulla carta. Il problema qual è? Che quando lo attacchi in questo caso al Tascam Mixcast 4 vengono fuori una serie di problematiche che immagino tu stia sentendo. Per favore metti le cuffie, come al solito quando si testano i microfoni preferisco che tu metta le cuffie così riesci a sentire effettivamente quello che ti sto dicendo. Se hai diverse paia di cuffie scegli il migliore, ok? Allora dicevo, i problemi vengono appunto quando lo si collega e lo si amplifica e ci si parla dentro. Perché? Perché è un microfono, come puoi sentire, molto, anzi direi troppo chiaro. Ok, io non ti premetto questo, sto entrando nel Mixcast 4, ma non verrà applicato nessun tipo di effetto sul microfono, quindi né compressione, né equalizzatore, né deesser, nulla. Quindi tu lo senti così com'è. Applicherò soltanto, diciamo, una regolazione del gain per portare tutto a meno 14 lufs, ma al di là di questo, nessun problema. Ok, quindi lo stai sentendo pulito e ti stai rendendo conto da solo quanto questo microfono sia alto, cioè alle frequenze medie e medio-alte, cioè a troppa aria. Sono veramente sparate fortissimo queste frequenze. Per cui, se hai una voce sibilante, questo microfono è sicuramente la scelta meno adatta. È un microfono, dal mio punto di vista, troppo chiaro. Addirittura più chiaro del Rode NT1A, che già è un microfono chiaro, l'ho avuto per tanti anni, l'ho venduto perché era troppo chiaro per i miei gusti. Nonostante quel microfono lì, Rode NT1A, tra l'altro trovi anche un video di review, un paragone tra questo Behringer B2 Pro e un Rode NT1A sul mio canale. Ti dicevo, nonostante quel microfono lì fosse molto chiaro, però almeno aveva un self noise bassissimo, mi pare 4, 4,5, una cosa del genere. Questo qui è un self noise di 17 dB, 17. Ora, se tu segui il mio canale sai che io penso questo, che al di sopra dei 10 dB c'è un problema di self noise e io tenderei a scartare sempre microfoni che hanno un self noise maggiore di 10, mentre quelli al di sotto tutto sommato è un self noise gestibile. Ecco, questo microfono dal mio punto di vista ha un problema di self noise. Per questo prima ti dicevo nell'introduzione sarebbe bello se il signor Behringer facesse una seconda edizione dove almeno taglia la metà del self noise, perché ci sono microfoni molto meno costosi
che hanno meno self-noise. Quindi questa secondo me è la cosa più grave di questo microfono, ha un self-noise eccessivo. La seconda cosa è che, come stai sentendo, è molto 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 troppo chiaro. Ok? Dalla confezione molto bella perché c'è una valigetta rigida, quindi molto bella, c'è questo ragno che non è il miglior ragno del mondo, però visto che questo microfono è molto pesante, guarda, lo sta reggendo tranquillamente senza problemi. E c'è questa spugna gigantesca, proviamo a metterla su perché voglio farti sentire un'altra cosa. Ok, ho messo questa spugna. Allora, in teoria, questa spugna dovrebbe, al di là del suo utilizzo, quindi per le plosive, per la saliva, eccetera, eccetera, dovrebbe anche andare a tagliare un pochino queste frequenze alte del microfono. Ma un po' perché questa spugna non è di chissà quale qualità, un po' perché questo microfono è talmente tanto spinto sulle medie e sulle alte che non c'è verso, quindi anche mettendo questa spugna non risolviamo niente, anzi, lo rende secondo me meno bello perché tutto sommato è un microfono abbastanza gradevole dal mio punto di vista. Esteticamente mi piace veramente tantissimo. Infatti se Fabio un giorno me lo regalerà... Scherzo, a parte questo. No, io ce l'ho sempre in osservazione, se lo trovo a veramente 2 spiccioli lo prendo, però il problema è che anche usato le persone cercano comunque tanti soldi e secondo me non vale assolutamente la pena. Mi piace proprio esteticamente, è proprio bello, un bel microfonone a condensatore. Quindi ha senso comprare questo microfono oggi? Dal mio punto di vista no, a meno che non lo trovi veramente a un prezzo super 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 conveniente, allora in quel caso potresti anche valutare di prenderlo, ma tieni presente le 2 grosse problematiche. In primis, le frequenze troppo alte e enfatizzate, e la seconda cosa, un self-noise di 17 dB. Quindi confermo la review che avevo fatto anni fa, questo microfono, pur essendo bello, non vale la pena, non vale la pena, quindi lo restituirò a Fabio appena ci rivediamo, ringraziandolo per avermelo prestato perché comunque è sempre interessante fare dei test con questo microfono, però non credo che sia un microfono che mi sento di consigliarti. Poi se ce l'hai e lo vuoi usare, bene, se ce l'hai e me lo vuoi regalare, grazie, lo accetto volentieri. Non c'è niente da fare, mi piace proprio tanto, cioè proprio ha una bellissima forma, la capsula grande, tutto, cioè proprio bello, 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 bello. Ok, basta. Chiudo qui e fammi sapere se invece a te piace tantissimo questo microfono e pensi di prenderlo, nonostante quello che ti ho raccontato, magari hai le tue buone motivazioni per farlo, insomma fammelo sapere nei commenti qui sotto. Io credo che questo microfono non lo testerò più, nel senso che ho fatto un video 2 anni e mezzo fa, ne ho fatto un altro adesso, penso che non c'è molto da dire, sperando che il signor Behringer, che so che guarda sempre i miei video con molta attenzione, vuole fare una seconda edizione, sarò felice poi di testarlo, perché se riesce a risolvere, a rendere un po' più flat e a abbassare il self-noise, secondo me potrebbe essere un buon microfono, anche perché il signor Behringer, visto che clona tutti i microfoni esistenti, a questo punto potrebbe clonare anche il Rode NT1, quindi renderlo flat e super 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 silenzioso. Signor Behringer, mi raccomando, segua i miei consigli. Ciao a tutti, alla prossima.